Buongiorno e bentrovati, questo è Nadir, lo riconoscete. Oggi mi sono messo per la prima volta gli speroni e vi voglio spiegare l'importanza di usare gli speroni. Lui è già stato montato, questa credo che sia la quarta volta, abbiamo già fatto un pochino di trotto anche, ma è importante fin da subito cominciare a spiegare bene come si usano per il cavallo, come si usano le gambe. Allora, una cosa importante è quella di avere il controllo della testa del cavallo, no? Ok, testa e collo, perché se non abbiamo quello è inutile andare ad aggiungere tante altre cose. Quindi voglio che il cavallo mi faccia una flessione neutrale laterale, ok? Quindi vuol dire neutrale, vuol dire che non muove i piedi, che gira solamente la testa, così come ha fatto ora. E la stessa dalla parte di qua, quindi mettendo veramente pochissima pressione, la minima indispensabile per comunicare, quindi non voglio tirare, voglio solo tenere e aspettare che lui diventi, la mia idea diventi la sua idea, quindi non voglio che sposti i piedi, se lo fa continuo a tenere fino a che lui non si rilassa e mi dà la testa senza muovere i piedi, quindi in questo caso vedete ho tenuto la mano ferma qua sulla coscia, così come spiego nei miei corsi, no? Come se vi foste dati una coltellata nella gamba, fino a che questa corda qua non diventa morbida. Quando diventa morbida, che lui non tira più, io lascio. Questa sarebbe una flessione neutrale laterale e va bene, però io voglio che questa roba qua lui la faccia diventare morbida, ok? Appena ferma i piedi e diventa morbido, io lascio. Esatto, ci siamo quasi. Vediamo se lui riesce a rilassarsi un po'. Ce la può fare, ce la può fare. E quando è rilassato, vedete l'occhio? Ecco, adesso ha iniziato a sbattere un po'. Vediamo se lui riesce a rilassarsi. Questa adesso è morbida, vedete? E quindi posso lasciare. Bravo Nado, bravo. Di nuovo chiedo. E premio anche questa volta, vedete quanto può piegare di più se sta meno rigido. Ok, poi dalla redine neutrale laterale, che è questa, posso andare su una redine in diretta, che è questa, ok? E lui sposta al posteriore. Benissimo, direte voi. Sì, certo, ottimo. Però manca un pezzetto. Il pezzetto qual è? È che io voglio cominciare a aggiungere la gamba. Voglio cominciare a far sì che la gamba cominci a diventare qualcosa di chiaro per il cavallo, ok? Che lui adesso, se mi fa il disimpegno del posteriore, anche se appoggio la gamba, vedete non sto appoggiando lo sperone, appoggio solo la gamba, ecco, ce l'ho, però devo fare tanto con la redine. Allora cos'è che posso fare? Ovviamente l'ho già abituata allo sperone da terra, e c'è un video, andate a ripescarlo, in cui lo spiego come fare. Però mi piaceva farvelo vedere da sella su un puledro, perché tanti hanno paura a montare puledri con lo sperone, ma è una cosa che non è... magari usano lo stick, usano altri sistemi, ma alla fine lo sperone, se lo usate bene, è super comunicativo, molto più di tante altre cose. Non potete farlo subito, all'inizio lasciate perdere, toglietevi gli speroni, fate in modo che il cavallo cominci a capire come si deve muovere con un peso. Fra me e la sella siamo 100 kg qui sopra, ok? Quindi con un peso sopra, lui perdeva il posteriore continuamente, inciampava, una volta in retromarcia stavamo quasi andati in terra tutti e due perché ha inciampato col posteriore. Cioè queste sono cose normali, perché per loro non è normale viaggiare con 100 kg sopra. Poi lui non è un cavallone, quindi chiaramente c'ha da formarsi, è giovane, tutto quanto, però in questo momento la differenza di peso da 100 kg al suo peso, non so, lui sarà forse 400, non credo che ci arrivi, ma insomma mettiamo 400, qui c'è un 25% del suo peso. Quindi devo fare attenzione, no? Cioè, è normale che lui trovi difficoltà in questo momento a muoversi, devo dargli modo di sperimentare questo movimento. Allora a questo punto cosa faccio? Io mi preparo con la redine e non voglio che si muova, ok? Mi preparo con la redine, bravo, sì, e adesso metto solamente la gamba. Ok, l'ho fatto solo con la redine, quindi devo fare ancora meno, bravo, devo fare ancora meno. Metto la gamba e aspetto,
adesso lui non risponde alla gamba, appoggio leggermente lo sperone e lui ha spostato, ok? Vedete cosa significa la preparazione da terra? La faccia di tutti quelli che dicono che lavorare da terra, no, ma a che mi serve lavorare da terra? Mi serve a questo, mi serve che poi quando salgo sopra ho tutta una serie di pulsanti che già funzionano. Ecco a cosa serve da terra, oltre a fare tante altre mille belle cose. Ora adesso lo facciamo dalla parte di qua, diamo tempo a Simona di spostarsi. C'è sempre una parte peggio e una parte meglio, quindi a questo punto io mi preparo con la mano, questo è per sicurezza, no? Tengo la mano sul freno a mano, poi appoggio la gamba, ok? Appoggio un pochino lo sperone e aspetto e vedo cosa fa. Se mi disimpegna, io adesso lo lascio stare, lo lascio camminare, aspetto che disimpegni, tengo solamente un po' la flessione in modo da, ecco, da farlo, come poter indirizzarlo un po' sulla strada, no? Gli dico guarda là c'è la luce, trova la via d'uscita da solo. Questo è importantissimo. E perché parto dal disimpegno del posteriore? Perché il disimpegno del posteriore mi spinge il cavallo, no? Se avessi una reazione lo riesco a controllare meglio, mentre se sposto l'anteriore, siccome lui carica il posteriore, lo predispongo di più per una sgroppata, per uno schizzo in avanti, quello che potrebbe essere. Qui devo assolutamente cercare di diventare chiaro prima di andare a chiedere delle cose che non sono più da prima elementare, magari sono da terza o da quarta. Ok? Allora, quello che posso fare, e questo l'avevo già fatto vedere anche in un altro video, è quello di usare la staccionata, no? Perché io vado lungo la staccionata, poi metto la gamba sinistra dietro, appoggio un po' lo sperone e se lui si mette a 90 gradi, ecco, mi fermo. Perché è più efficace con la staccionata? Perché la staccionata mi dà un bel riferimento per il cavallo, no? Cioè, è chiaro, qua c'è una staccionata, dove vuoi che vada lui, là non ci può andare. Quindi se io gli sposto il posteriore in fuori, ok? Questa la stacco, questa appoggio, la mano aspetta, non fa nulla, tengo solamente il naso un po' spostato in là e adesso che è a 90 gradi mi fermo. Vedete, ho fatto un pochino, sempre con la redine. Cioè la redine è un passaggio, è un po' come dirgli dai, ti ricordi? È un po' quello, è un suggerimento che gli date. E di nuovo lo rimando dalla parte di là. E vedete, viaggia un po' come gamberi lui, no? Un po' di qua, un po' di là, è normale, è un puledro. Ok, quindi si va in avanti, bravo, ok. A questo punto che lui sta camminando in maniera normale, cosa faccio? Appoggio una gamba e aspetto e vedo cosa fa. Appoggio, metto un po' più di pressione e appena si mette a 90 gradi stacco. Oh, è un puledro, ripeto, però queste sono cose importanti, no? Qui faccio un pochino di soffietto, chiedo un po' di andare indietro e appena va indietro lascio. Un po' di soffietto, lascio. Un po' di soffietto, lascio. Mi fai troppo ridere. Vieni, bravo. Anche questo è importante, vabbè, è andata in terra, no? Mar di poco. Anche questo è importante spiegarglielo prima da terra. Come glielo spiegate prima da terra? Nell'esame di livello 1 c'è proprio un esercizio in cui mettiamo la mano sotto e spingiamo all'altezza del moschettone facendo pressione contemporaneamente con i nodini per farla andare indietro, no? E da sella non è altro che questo, no? Io scendo giù, allargo, prendo un po' di pressione e lascio. Poi siccome io voglio renderlo sempre meno dipendente dalle redini, posso prima fare questo, ok? Poi siccome non capisce vado su e vado a fare questo, continuando con le gambe e lascio. Questo è, di nuovo mi preparo, non vado a usare le redini, scendo, apro e lascio. Questo l'ho spiegato anche in un altro video, Sono tutte cose che vi faccio vedere un po' su di lui perché voi sapete che è un puledro appena iniziato e quindi magari siete portati a pensare che quella roba là funzioni solo con cavalli già fatti. No, funziona anche con i puledri. Tutto quello che noi abbiamo fatto da terra
lo mettiamo in sella e per lui è tutto più chiaro, è più chiaro, il cavallo rimane più soft, più rilassato, perché gli torna tutto, questo lo conosco già, prova a rispondere, c'ha ovviamente delle difficoltà all'inizio di muoversi, eccetera, eccetera, però è sicuramente un bel aiuto che noi gli diamo, è come se fosse una forma di rispetto questa nei confronti del cavallo. Prepararlo è importante, no? Vedete, guardate adesso cosa faccio, apro qua, ma appoggio la gamba qua, anche questo l'ho preparato prima da terra e adesso aspetto che lui faccia quello. È lo stesso di qua, apro, appoggio, rimango con la gamba perché voglio che curvi di più, questa la apro, blocco e aspetto, vedete che è messo male adesso, lui si è bloccato, deve trovare la soluzione, e la soluzione sarà, è perché è troppo indietro, è questa la soluzione. Capite quanto è importante abituare il cavallo all'uso delle gambe? E lo sperone è un evidenziatore, no? È qualcosa che gli dice, guarda, io sto appoggiando lì, avete visto che io non uso lo sperone in maniera vibrante, ok? O colpire così, ok? Lo stesso vale per la gamba, non si usano mai le gambe a colpi, o non si usa, ancora peggio gli speroni, non si usano a colpi, è sempre una questione di appoggio, quindi 2 gambe vuol dire vai, ok? Una gamba sola invece vuol dire sposta o l'anteriore, come in questo caso, ovviamente sempre mi aiuto con la redine, ma inizio a fare sempre meno con la redine, oppure in questo caso gamba dietro e aspetto fino a che lui, tac, non mi sposta al posteriore, ok? Avete visto? Ve lo faccio vedere di qua di nuovo, vedete? Tac, e sposta al posteriore, bravo. Ripeto, le gambe sono una cosa fondamentale. Io quando sento dire a qualcuno no, io non uso le gambe perché mio cavallo ha paura delle gambe, cioè veramente sono sciocchezze che non stanno né in cielo né in terra, cioè questo è un arabo, ok? Quindi si vuole un cavallo più sensibile dell'arabi? Avete visto cosa non gliene importa nulla, ma perché non gliene importa nulla? Perché c'è stata a monte tutta una preparazione, no? Facendo una buona preparazione si aiuta il cavallo a dare una buona prestazione. Cioè, non dovete pensare che ciò che noi facciamo da terra sono i classici giochini del cavolo che non servono a nulla, di gente che ha paura a salire. Io quando sento questi discorsi lo stomaco mi si rigira tutto, le budella mi si incastrano. Cioè, sono veramente idiozie che non hanno senso. Noi prepariamo il cavallo da terra perché da sella per lui è tutto più soft, tutto più semplice. E invece io vedo sempre più persone che iniziano a lavorare qua su con esercizi di questo livello e gli manca tutta la parte di sotto. Ma veramente è una cosa sciocca, quello. È come stare su un gigante da piedi d'argilla. Preparate bene i vostri cavalli, usate bene tutto quello che è insegnato nell'equitazione naturale. Io poi parlo del programma Parelli perché è quello che insegno, ma l'equitazione naturale è tutta così, tutta, ok? Andate a vedere, non state a vedere noi, non state a vedere me, andate a vedere veramente gli horsemen più famosi che ci sono al mondo, che di mestiere fanno i call starter, che addestrano cavalli giovani, che poi li portano a livelli di performance tipo dressage e quant'altro. Esistono ad esempio anche delle categorie tipo di dressage cowboy dressage si chiama, ad esempio, che fa Jeffrey Sanders. Andate a vedere quella roba là, quella gente là, quelli hanno veramente delle mani d'oro, delle gambe d'argento, però anche loro iniziano a lavorare da terra. Come mai? Ci sarà un motivo? Il motivo c'è, perché si predispone il cavallo poi a fare 100 volte meglio quando stiamo sopra. Cioè, io non so più come dirlo, perché lo ripeto ormai da 6 anni a questa parte, che è importante lavorare da terra quanto lavorare da sella, e continuo a vedere gente che dice vai, è pronto, saliamo, vai, bubu tutù. Ragazzi, ma si scherza davvero? Questi sono animali che hanno un'intelligenza incredibile, usiamola a pro nostro, no? Dovremmo, visto che ci riteniamo delle persone intelligenti, l'essere umano e via, intelligenza, miliardi di neuroni e quant'altro. Questi hanno un decimo, forse meno, dei nostri neuroni, però mi sembra che la adoperino a volte molto meglio.
Mi raccomando, se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale, se no ve li mancate. Iscrivetevi e lasciate un like e lasciate anche un commento. Voglio sapere cosa ne pensate di quello che ho detto e di quello che vi ho fatto vedere. Vi ricordo ancora una volta che se volete video un po' più particolari, un pochino più specifici, un pochino più dettagliati, potete abbonarvi, accedere al gruppo degli abbonati qui su YouTube o anche sul club, e a questa maniera poi vi si apre un mondo di roba in più. Ci sono oltre 100 video in questo momento di lezioni molto più specifiche, molto più dettagliate, molto più intriganti anche sulla Liberty e su tante altre belle cose. Fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi, gli abbonati hanno la possibilità di suggerirmi dei video. Quindi se siete abbonati potete scriverlo nei commenti, potete mandarmi una mail, non c'è nessun problema. Mi dite: Sergio, quando hai l'occasione fai un video e tratti questo argomento, fai un video e tratti quest'altro argomento. Se poi, sempre parlo per gli abbonati, se poi volete che vi commenti in diretta un vostro video, una vostra problematica, mandatemi un video su WhatsApp o su Telegram. Su Telegram tanto l'indirizzo lo trovate sul sito, ok? Su matteoniorsoci.com, nella scheda contatti c'è anche il link a Telegram, al mio diretto Telegram. Potete andare lì e mi mettete un video e mi dici: guarda Sergio, io sono abbonato con questo nome, con questo account, ok? Così io verifico. E avrei bisogno che tu mi dessi un occhio a questo video. Ovviamente un breve video, non mi mandate 40 minuti di video, fate qualcosa di 3 minuti, 4 minuti, in modo che io poi ve lo commento. Lo faccio volentieri, gli abbonati sono con noi ormai da tanto tempo, ce ne sono alcuni che sono veramente dall'esordi e mi dedico volentieri a loro e alle loro problematiche. Per tutti gli altri vi potete abbonare. Grazie, al prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.